come si fa un provino con Tito Brass? Ti chiede di spogliarti o...? Sì, lui mi aveva fatto vestire con degli indumenti intimi, con delle cose molto trasparenti. Infatti devo dire che sto vivendo questa cosa con molta incoscienza, non me ne rendo assolutamente conto, perché non lo so, per me così è naturale, non naturale nel senso che me l'aspettavo, ma naturale nel senso che proprio non me ne rendo conto. Benvenuti in soffitta e bentornati a un nuovo podcast pieno di curiosità sulle star del cinema italiano. Segui tutti gli episodi dedicati alle donne più belle degli anni 70, 80 e 90 e iscriviti al canale per non perderti gli aggiornamenti. Mi raccomando, suggeriscimi nei commenti quali personaggio vorresti vedere qui in soffitta. Oggi ci spostiamo negli anni 90 per parlare di una vera icona di sensualità, Deborah Caprioglio. Una donna dotata di grandi qualità e talento poliedrico. Vi siete mai chiesti che fine ha fatto la bellissima attrice di Paprika? E cosa sta facendo oggi? Non temete, sono qui per svelare tutti i segreti di Deborah e della sua vita privata. Ma prima di iniziare facciamo un breve viaggio nel passato di Deborah. È nata il 3 maggio del 1968 a Mestre, sotto il segno del Toro. Sin da giovane, Deborah ha dimostrato un talento innato per la recitazione, tanto che a soli 17 anni ha vinto il concorso Un volto per il cinema. È stato proprio grazie a questa vittoria che è stata notata da un grande regista, Klaus Kinski, del quale divenne fidanzata e che la lanciò nel mondo del cinema. Inizialmente come comparsa non accreditata in Nosferatu a Venezia del 1988 di Augusto Caminito, per poi farla debuttare nello stesso anno come protagonista al suo fianco in Grandi Cacciatori, sempre di Caminito, e Anchinsky Paganini del 1989, rivisitazione della vita del celebre violinista da lui anche diretta, presentato tra mille polemiche al Festival di Cannes. In seguito fu tra le protagoniste del remake della Maschera del Demonio diretto da Lamberto Bava, ma la vera svolta per Deborah è arrivata grazie a Tito Brass, leggendario regista di film erotici. Nel 1991 ha recitato nel film Paprika, un vero e proprio successo che l'ha resa famosa in tutto il mondo. La sua interpretazione sensuale e magnetica ha catturato l'attenzione di tutti, consacrandola icona sexy del cinema. Hai detto che non ti sei mai pentita. Ma nel senso che io trovo stupido rinnegare una cosa che si è fatta. Ma Deborah non si è fermata qui, ha anche sperimentato il mondo della conduzione televisiva, affiancando Luca Barbareschi in Sapore di Mare e conducendo il programma con Vien far bene l'amore. Ma cosa è successo a Deborah dopo la sua avventura con Paprika? Dopo il thriller erotico Spiando Marina di Sergio Martino e il comico Saint-Tropez di Castellano e Pipolo, entrambi girati nel 1992, Deborah Caprioglio cambiò totalmente registro e nel 1994, interpretando un ruolo drammatico in Con gli occhi chiusi di Francesca Chibugi, decise di abbandonare l'immagine della ragazza prosperosa e sensuale. Dopo Albergo Roma del 1996 di Ugo Chiti, abbandonò il cinema per dedicarsi al teatro al fianco di Mario Scaccia, Franco Branciaroli, Mariano Rigillo e Corrado Tedeschi, e alla televisione, recitando in numerose miniserie e film TV. Avete mai visto Deborah nel programma Buona Domenica? È stata ospite e co-conduttrice insieme a Maurizio Costanzo per diversi anni. Ha anche recitato in numerose fiction televisive, tra cui la serie antologica Crimini, diretta da Venetti Bros. Ma ora passiamo in retroscena più succosi, la vita privata di Deborah. Come ho accennato all'inizio del video, ha avuto una relazione con il regista Klaus Kinski. Sì, hanno avuto una storia d'amore che è durata ben 3 anni. L'attrazione tra loro era così forte che Deborah è stata definita una toy girl a causa della differenza d'età di oltre 40 anni. Una relazione scandalosa ma appassionata. E non finisce qui con i segreti amorosi. Durante le riprese di Paprika sembra che Deborah abbia avuto una breve scappatella con lo stesso Tito Brass. Sì, avete capito bene, la passione scoppiava sul set. Tuttavia quella non si è trasformata in una storia d'amore duratura, soprattutto perché Brass era sposato all'epoca con Carla Cipriani. Bisogna dire che la vita di questi artisti è piena di colpi di scena. Ma passiamo alle relazioni sentimentali più recenti di Deborah. Nel 2008 ha deciso di fare il grande passo e si è sposata con il regista Angelo Maresca. Tuttavia, dopo circa 10 anni di matrimonio, la coppia ha attraversato una crisi e ha deciso di separarsi. In un'intervista a Vieni da me di Caterina Balivo, Deborah ha confessato che la passione si era affievolita e che si erano trasformati in una sorta di fratello e sorella. Un triste epilogo per una storia d'amore che sembrava destinata a durare per sempre.
Ma la vita ci riserva sempre grandi sorprese. Nel 2020 Deborah ha ritrovato lavoro accanto a un commercialista veneto di nome Francesco. I due si sono conosciuti a Belluno grazie ad amici in comune e, nonostante la distanza dovuta ai loro impegni lavorativi, hanno costruito una relazione solida e duratura. Sembra che abbiano scelto di vivere la loro storia lontano dai riflettori, godendosi ogni momento insieme. Una bella storia di rinascita e felicità. E quali sono i progetti attuali e futuri di questa bella 55enne? Oltre alla passione per il teatro, che non ha mai abbandonato, Deborah ha intrapreso anche un'avventura nel mondo della politica. Nel 2010 ha aderito al partito di Alleanza di Centro, fondato da Francesco Pionati, diventandone successivamente responsabile nazionale per la cultura e lo spettacolo. Sembrerebbe che la nostra amata Deborah abbia anche una vena di impegno civile e voglia fare la differenza nel panorama politico italiano. E con questo si conclude il nostro viaggio alla scoperta di Deborah Caprioglio, la seducente protagonista di Paprika, che ha lasciato sicuramente il segno nel cuore di tanti spettatori. Abbiamo esplorato la sua carriera, svelato i suoi segreti amorosi e parlato dei suoi progetti futuri. Spero che vi sia piaciuto questo video ricco di dettagli e curiosità su Deborah Caprioglio. Se sì, non dimenticate di lasciarmi un like e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti sulle strade del passato. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di Deborah Caprioglio e delle sue avventure. Ci vediamo presto con altri video pieni di curiosità sulle vostre celebrità preferite. Suggeritemi nei commenti quale vorreste vedere qui in soffitta. Un grande abbraccio e arrivederci alla prossima.